Ciao a tutti ragazzi e benvenuti! Oggi vi sveleremo 10 curiosità legate al film Ghostbusters del 1984, che magari non conoscete. Il film è stato diretto da Ivan Reitman, diventato un classico della cultura pop, è uscito nei cinema nel 1984. Ha portato con sé una storia originale, divertente e coinvolgente, dedicata al soprannaturale. Questo video non è uno speciale dedicato al film, perché di cose da dire a riguardo ce ne sarebbero veramente tante, ma è stato ideato per svelare qualche retroscena curioso e simpatico sulla realizzazione del film. Pronti a rispolverare gli zaini protonici per andare a caccia di fantasmi? Iniziamo con una curiosità legata alle prime fasi di scrittura. Il film, ideato da Dan Aykroyd, doveva chiamarsi Ghostmacher ed essere ambientato nel futuro. I protagonisti avrebbero indossato tute simili alle squadre SWAT, usando come armi delle particolari antenne collegate ad uno zaino d'energia. La sceneggiatura si basava inoltre sulla presenza di soli 3 chiappafantasmi, vale a dire Dan Aykroyd, John Belushi e Eddie Murphy, con John Candy nei panni di Louis Tully. Purtroppo, la morte di Belushi ed il costo elevato per una pellicola simile portarono ad una modifica sostanziale nella storia, trasformando poi il titolo in Ghostbusters. Seconda curiosità. La famosa caserma dei pompieri, che vediamo come quartier generale delle chiappafantasmi, in realtà è un insieme di 2 edifici. Esternamente usarono la caserma Hook and Ladder Company 8, situata a New York, una struttura conosciuta da Aykroyd perché abitava in zona. Internamente, invece, utilizzarono la Fire Station No. 23 di Los Angeles, attiva fino al 1960, ed utilizzata poi per molti film hollywoodiani. Passiamo ora ad uno dei simboli del film, la Ecto-1. La particolare auto dei Ghostbusters era una Cadillac Miller Meteor Combo del 1959, una vettura realmente esistente negli USA e creata come combination car, cioè che poteva essere usata per vari motivi, passando da ambulanza, limousine o addirittura carro funebre. Per i film fu realizzato un solo esemplare che fortunatamente, essendo un modello abbastanza vecchio, non ebbe problemi di funzionamento per tutta la durata delle riprese. Per la quarta curiosità ci spostiamo all'inizio del film, la scena del fantasma della biblioteca. Vi ha fatto paura? Se è così, pensate che originariamente doveva essere ancora più spaventosa. Cambiarono idea quando la produzione vide il pupazzo realizzato per la scena, reputandolo eccessivo. Lo stesso pupazzo però venne utilizzato nel film Ammazza Vampiri del 1985, dandoci comunque la possibilità di vedere il mostro originario. Per l'hotel dove alloggiava Dana e dove è comparso Gozer il Gozeriano, si utilizzò l'edificio presente a Central Park West, a cui si aggiunsero 10 piani tramite la tecnica del matte painting. Tramite lastre di vetro si disegnava la parte aggiuntiva, ispirata ad un albergo a St. Louis, e la si aggiungeva durante le riprese dal vivo, tramite sovrapposizione. La sesta curiosità riguarda il pupazzo Marshmallow, evocato per errore da Ray. Fu creato appositamente per il film da un'idea di Aykroyd, che si immaginò l'unione dell'omino Michelin con la mascotte di Pillsbury Duck Boy. Per il film furono create 3 tute di Mr. Stay Puft, che costarono circa $20.000 e furono tutte distrutte durante le riprese. E chi chiamerai? Ricordate il video promozionale dei Ghostbusters che si vedeva nel film? La produzione decise di usarlo anche realmente per promuovere il film al cinema. Sostituirono il prefisso 555 con 1800 e chiamando si poteva sentire questo messaggio. Hi, this is Dan Aykroyd. This is Bill Murray. You've reached the office of Ghostbusters. Unfortunately, we can't speak as you know. We're on a call. Chiamarono in 1000 ogni ora, tutti i giorni per ben 6 settimane, per un totale di 1 milione di chiamate. We're ready to believe you. Il nome di Gozer, l'entità maligna comparsa a New York, arrivò ispirandosi al nome di una concessionaria Chevrolet e dalla storia di una casa infestata del 1977 in Inghilterra. Una medium si recò in questa casa per indagare su fenomeni di poltergeist. La donna, dopo essere entrata in trance e venire posseduta, sputò addosso al marito dicendo «Gozer, Gozer, aiutami!» e questa vicenda, in qualche modo, contribuì ad ispirare il film Poltergeist. È curioso notare come nel film lo spettro verde, conosciuto da tutti come Slimer, non venga mai chiamato per nome.
In realtà gli venne dato un nome nella successiva serie animata dedicata agli acchiappafantasmi. Per il fantasma del film, Dan Aykroyd si ispirò totalmente al personaggio di Bluto, del compianto collega Belushi, interpretato in Animal House. L'ultima curiosità è dedicata al famoso tema musicale del film, realizzato da Ray Parker Jr. In realtà, la realizzazione del tema fu affidata inizialmente a Huey Lewis and the News, ma essendo impegnati nella colonna sonora di Ritorno al futuro, ricordiamo Back in Time e Power of Love, rifiutarono la proposta. La curiosità sta nel fatto che nel 1984 Huey Lewis scrisse I Want a New Drug e Ray Parker Jr. ne prese ampiamente spunto per creare la sua versione. Fu così che Huey Lewis fece causa a Ray Parker Jr. per plagio e vinse con un accordo extragiudiziario, i cui termini rimasero segreti. Ma la storia non finisce qui. Ray Parker Jr. si vendicò alcuni anni dopo, facendo causa a Huey Lewis per aver rivelato quale fu l'intesa della causa vinta. Venimmo, vedemmo e lo inculammo! Lo avete visto? Si conclude qui questo video dedicato a Ghostbuster. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi alla pagina. Seguiteci inoltre sul nostro sito web justnerd.it e le nostre pagine social su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Si farà quel che si può. Ray, il dottor Ray Stantz, che è il cuore di noi acchiappafantasmi. Grazie. Ti amano qui, ti amano.